E buongiorno amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, buon sabato. Ebbene sì, oggi ci vediamo di sabato perché ieri, come sapete, ho saltato la live e la regola è quella: quando c'è qualcosa di importante di cui parlare e salta la live per qualsiasi ragione, si recupera con il flash update. Ieri purtroppo, o meglio per fortuna, visto che sono riuscito a far serata con Arturo, ragazzi, io non so se questo non fa pompare il mercato, non so cos'altro lo potrebbe fare, però appunto ieri ero di rientro da Dubai, ero sull'aereo e quindi non sono riuscito per ovvi motivi a fare la live e quindi recuperiamo oggi perché di cose importanti ce ne sono. Punto primo: price action, guardate dove ci troviamo, cioè ragazzi la situazione qua è cruciale, siamo sul livello più importante di tutta questa fase di ritracciamento. Se lo recuperiamo finiamo ufficialmente il ritracciamento, cioè non so se mi spiego, ritorniamo bullish su tutti i time frame, cioè non so se mi spiego, no? È veramente importante come punto, come livello, vedere che reazione avremo. Punto secondo: guardate gli ETF, cioè sono tornati rampanti gli inflow negli ETF. Nelle ultime 2 settimane abbiamo visto numeri folli, tornati all'improvviso tra l'altro, cioè Bitcoin è così, quando meno te lo aspetti, pam, lui riparte, no? Quando tutti cominciano a essere bearish, si disinteressano, che tuttora la gente è ancora disinteressata, cioè a me sta roba fa specie, io non capisco, non lo capirò mai. Cioè c'è un disinteresse totale, tutto il sentiment è super negativo. Le ultime settimane leggevo le bear market di qua di là e quando meno te lo aspetti, pam, lui riparte, non guarda in faccia a nessuno. Bisogna imparare a fare i conti con questa cosa e ragionare in modo più lucido, senza il sentiment di fondo che ci influenza. In ogni caso guardate che numeri, 2 settimane fa, guardate le ultime 2 sono queste, 2 settimane fa abbiamo chiuso una settimana che era la seconda migliore di sempre in termini di inflow, non so se mi spiego, e l'ultima non è stata da meno, cioè sì, è stata da meno, però ragazzi 1,8 miliardi e l'altra 3,1 miliardi, non so, cioè anche qua veramente cioè, siamo tornati praticamente in 2 settimane agli all time high quasi di inflow per Bitcoin, dopo, cioè recuperando in 2 settimane 2 mesi di distribuzione. Per la serie, quando meno te l'aspetti, quando Bitcoin si incazza e tutti tornano, ok? Quindi vediamo anche questo trend come andrà. E come se non bastasse, anche dal punto di vista della correlazione del Global M2 Bitcoin, se la correlazione funziona ancora, cosa non scontata, ragazzi, non voglio assolutamente dire succederà al 100%, però un'ulteriore confluenza, un ulteriore dato da esaminare, vista, ripeto, la forte correlazione, anche se diventasse una profezia che si autoavvera, a prescindere, sarebbe interessante lo stesso, dovremmo essere entrati, vedete, nella fase di crescita, quindi vediamo. La prossima settimana potrebbe essere una settimana bollente. Quindi andiamo a fare subito il punto, ma prima mi raccomando, like per far pompare il mercato, iscrivetevi al canale per rimanere sempre sul pezzo giorno dopo giorno, lunedì torniamo live, quindi non perdetevela, e seguiteci su Telegram per essere sul pezzo non solo quando ci sono i video, ma 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e vi lascio il link in descrizione. Non potete non essere su Telegram, quando c'è una notizia la trovate, quando c'è un dato utile ve lo condivido, quando si muove il mercato trovate l'analisi con i nuovi livelli, i nuovi scenari, la price action, tutte le cose del caso, insomma interessanti da seguire. Mi raccomando ragazzi, link in descrizione, è fondamentale che ci vediamo anche lì. Detto questo ragazzi, partiamo con la price action. Allora, ve l'ho detto, stiamo attaccando il livello più importante di tutta questa fase, perché qua è l'origine del breakdown, guardate, che ha portato all'innesco effettivo del ritracciamento, non solo su time frame giornaliero ma anche settimanale. Guardate, bam, è originato tutto da qua. Questo è il livello più importante, ora lo stiamo riattaccando e le possibilità chiaramente sono molteplici. Andiamo a esaminarle tutte, vediamo il bull case e il bear case.
Il bull case, è inutile che ve lo dica, è riuscire a chiudere qua sopra, quindi chiudere sopra i 96.500. Abbiamo fatto lo sweep tra l'altro nei giorni scorsi, senza però ancora riuscire a chiudere con decisione sopra, quindi siamo ancora in questa fase di attacco, i volumi sono ancora abbastanza scarichi, serve una bella botta di volumi accompagnata da una leg up. Questo è ciò che serve per lasciarci alle spalle questa fase di ritracciamento, ok? Quindi questo è il bull case. In tal caso il target principale è questa zona 102.600, è il primo livello target, e poi il secondo chiaramente sono gli all time high che sono vicini adesso, non dimentichiamoci che sono vicini. Mentre e quindi attenzione appunto soprattutto a lunedì, martedì, giorni col mercato aperto, perché lì se gli inflow continuano ecco come gli ultimi giorni, mi viene difficile pensare che non andiamo a rompere una volta per tutte, perché avremmo, immaginatevelo, no? Come anche narrativa, inflow su nuovi all time high che partono e via, e appunto inflow continuamente alti, la possibilità di rompere quel livello chiave lì e ritornare nel range innanzitutto, che in realtà nel range ci siamo già ritornati, vedete, perché il range era questo, però assorbendo anche il breakdown, quindi annullare completamente tutta questa parte che diventa una deviation, no? Come si suol dire, e ritornare quindi nella zona del top, cioè questa è la nuova struttura che si viene a formare, non so se mi spiego. Avremmo rotto tutte le resistenze, poi si tratta di testare i supporti e vedere quali diventano i nuovi supporti, i nuovi livelli chiave da cui generare domanda e scatenare un altro tentativo di attacco agli all time high, e quindi nuovi all time high e un'altra fase di corsa, di rally, no? Questo è un po' lo scenario del momento. Guardate anche su time frame mensile, perché abbiamo chiuso il time frame mensile, andiamolo pure a vedere, eccolo qua, con i livelli chiave dedicati, ed è stato chiuso in maniera molto interessante. Guardate, questa candela è ritornata proprio qui. Allora, non è una chiusura decisa sopra, ok? Quindi è ancora aperta la battaglia, però non è neanche una chiusura con offerta, perché guardate, c'è stato lo sweep, ma lo sweep non ha portato a un assorbimento e chiusura qui. Questa sarebbe stata una candela di offerta. Una candela così è una candela molto forte di domanda, chiaramente. Abbiamo sweep dei minimi assorbiti, body completamente verde e ritorno ad attaccare una resistenza, cioè più domanda di così c'era davvero solo lo sfondamento deciso, e adesso quindi serve il follow up per avere definitivamente, no, il ritorno della domanda, e quindi chiudere l'ennesimo ritracciamento del 30% che di nuovo riconfermerebbe la forza disumana del bull market attualmente in corso. Cioè guardate, questo è il bull market, pam 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 e pam potrebbe essere, no? Mentre in passato erano molto più travagliati, guardate, i bull market erano molto più irregolari, con delle iperestensioni e che poi scatenavano appunto dei mega ritracciamenti, mentre adesso è un bull market molto più organico, con le sue leg up e i suoi ritracciamenti ben intervallati. Quindi occhi aperti, perché adesso la situazione, ripeto, da attenzionare è proprio l'attacco ai 96.500, è l'ultimo ostacolo che ci separa dal grande ritorno. Bene, quindi questo è il bull case, chiaramente. Per par condicio, visto che la certezza purtroppo non esiste, no, di qualcosa, andiamo a vedere anche i casi di debolezza e il bear case. Il caso di debolezza sarebbe andare a perdere questa zona qua, cioè fare una roba del genere. Perché questa zona qua? Perché ovviamente è l'ultima fase di consolidamento prima del tentato attacco, no, al livello chiave. Questo, attenzione, non lo definirei un bear case, perché comunque noi potremmo andare a perdere questo livello, ma comunque andare poi a ripartire da qui, cioè non ci sarebbe niente di male ad andare a testare qualche supporto anche adesso prima della ripartenza definitiva, ok? Anzi, qualcuno direbbe che è anche più organico ed è anche meglio. È vero che Bitcoin quando vuol partire di solito lascia tutti fuori, sempre per rendere difficile la situazione al mercato, non ti fa mai le cose facili, che ti fa il retest dove lo vuoi tu, nel momento che vuoi tu, eccetera eccetera. Bitcoin è un gran bastardo in questi termini, quindi non mi stupirebbe vederlo
ripartire e lasciare tutti fuori a guardare, tutti gli orsacchiotti che erano lì a dire ma adesso bear market bla 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 bla, e stanno lì a guardare e rimangono, no, col cerino in mano mentre Bitcoin parte, poi sono costretti a rientrare più in alto. Questo è un classicone, no? E quindi vediamo, ripeto, non sarebbe un bear case e tra l'altro si configurerebbe con sweep dei 91,7 e chiusura sotto i 93,7. Questo sarebbe tac e chiudere qua sotto. Target 90.600, 87.500. Il bear case sarebbe andare a perdere anche gli 84.000 perché questa è l'origine, vedete, della leg up. Esattamente come ragioniamo per la leg down, che andarla a riprendere, andarla a riprendere annulla il ritracciamento, andare a riprendere l'origine dell'ultima leg up annulla quel movimento lì e quindi il tentato attacco al range di top che stiamo facendo ora. Valgono le stesse dinamiche, cambiano i time frame perché ovviamente il ritracciamento, quindi questo movimento da annullare è una dinamica molto più lunga, e mentre questa è una dinamica di breve perché è originato soltanto 2 settimane fa, ok? Comunque la lezione da apprendere adesso, a prescindere da come finirà, potrebbe anche assorbire tutto quanto, ma la regola è: Bitcoin ti può fare questi giochi qui che in 2 settimane, in poco tempo, ti va ad annullare mesi di movimento. Non sarebbe la prima volta e non sarà sicuramente l'ultima. Detto questo, cos'altro vi volevo far vedere? Ah sì, guardate, sempre su un medio termine, un settimanale, guardate come anche questo ritracciamento si sta tutto sommato comportando in maniera abbastanza da manuale, perché è andato a prendere subito sui primi impulsi questo che era il primo supporto dopo il breakdown del low, Se vi ricordate, questo supporto qui era sulle 4 ore, lo avevamo identificato un secolo fa, questo, ed era il primo supporto dopo appunto cioè sotto il costrutto di top. Ok, quindi tac, questo era il costrutto di top, questo è il supporto e appunto la rottura ha subito proiettato lì ed è stata la prima zona di supporto che ha funzionato, scusate di nuovo, ha funzionato, volevo cancellare solo questo, ecco questo scarabocchio, ripeto, ha funzionato e poi ha fatto rimbalzare tutto, poi è stata riattaccata con uno sweep dei minimi che però è subito stato assorbito, sweep che ha portato all'origine tra l'altro dell'impulso sempre sulle 4 ore, quindi siamo andati a scomodare solo, vedete, origine impulso sulle 4 ore, da qua che poi è partito, siamo andati a scomodare solo supporti di breve fondamentalmente e quasi, vedete, ecco il grande supporto che era la zona dei vecchi all time high. E poi da lì è ripartita la corsa, vedete, facendo anche qua una cosa abbastanza, come dire, pulita da un punto di vista grafico, perché abbiamo fatto un costrutto di bottom, questo costrutto di bottom, nel momento in cui lo abbiamo rotto è partito l'impulso rialzista, poi c'è stata quest'altra fase di consolidamento, adesso vediamo. Comunque appunto è un movimento abbastanza pulito, cioè Bitcoin ho l'impressione che si stia muovendo in modo più pulito in quest'ultimo ciclo. Non dico prevedibile, ma pulito, perché ripeto, se voi guardate anche i vecchi ritracciamenti, cioè sono sempre stati molto standard, andare a ritestare il primo supporto e poi ripartire, cioè non hanno mai fatto dei movimenti anomali come sono accaduti invece in passato. Comunque non voglio perdere troppo tempo su questo. Per il resto abbiamo, vabbè, ve ne ho già parlato, no? Del discorso degli ETF, è l'altra cosa da tenere sotto controllo, perché comunque ci sono poche storie, nel senso, nel momento in cui questa narrativa del decoupling di Bitcoin dai mercati azionari, nel momento in cui questa narrativa appunto va esacerbandosi un po', va correndo un po' e va facendo parlare di sé, gli inflow negli ETF tornano, perché comunque viene visto in un modo diverso. La narrativa definitiva di questo ciclo è un po' quella, e quindi il grafico importante in questi termini è proprio il solito Bitcoin Nasdaq che ormai abbiamo imparato a monitorare con attenzione. Stiamo per fare nuovi massimi anche qui, quindi monitoratelo subito, questo grafico è anticipatore.
E non dimentichiamoci che se Bitcoin dovesse andare a fare il bull case che abbiamo mostrato prima, anche questo estenderebbe, cioè sarebbe veramente la tempesta perfetta, una concomitanza di fattori estremamente positivi che andrebbero ad alimentarsi l'un l'altro, generando un interessantissimo movimento. Dall'altra parte c'è Sell in May and Go Away, mi viene in mente perché lo leggo qui, che però non lo so, secondo me è una narrativa più debole, vedremo, poi magari parte un flash crash, però al momento vedendo proprio come è impostato e come è configurato, a meno che non arrivi una scarica di offerta repentina proprio ora, sembra, cioè, veramente tutto in una specifica direzione. Ripeto, inflow molto forti, repentini, che vanno ad assorbire pressoché tutta la distribuzione, un attacco molto forte a livello chiave. Il discorso dell'M2, non saprei, a me sembra che il contesto sia un po' questo, vedremo quello che farà da giudice sarà proprio questo attacco a questo livello di resistenza. Di altre cose interessanti che cosa abbiamo? Abbiamo una notizia da parte della nostra mitica Europa che vuole bandire le privacy coin dal 2017 e gli account anonimi. Per account anonimi avevo letto da qualche parte non si parla di wallet, attenzione, eccolo, vedete, does not extend to providers of hardware, software or self-hosted wallets, quindi cioè ha a che fare con gli exchange. Fondamentalmente verranno banditi dal 2017 gli exchange no KYC, ok? Oppure wallet centralizzati che non chiedono KYC. Questo è un po' lo scopo. E solito discorso, e anche le privacy coin, quindi ci fa la nostra mitica Europa, no? Ci fa sempre ridere in questi termini. Poi abbiamo la MicroStrategy giapponese, che è Metaplanet, che continua a comprare, adesso detiene 500 milioni di Bitcoin, ok? Che non è nulla rispetto a MicroStrategy, ma anche loro vanno e continuano, sempre erogando bond ordinari in questo caso. Un'altra volta erano convertibili, in cambio appunto, cioè emissione di debito per acquistare Bitcoin, e questo è anche un po' un tema di questo ciclo, no? È un ciclo più istituzionalizzato, cioè ci piaccia o no, nel bene e nel male, ma al centro proprio delle narrative ci sono gli ETF, le aziende che investono in cripto, gli stati che investono in cripto, è un po' questa la narrativa di questo ciclo, ma è un mercato che sta crescendo tanto. E ripeto, ogni ciclo ha le sue narrative, in passato ne abbiamo viste altre, però questa è un po' meno legata alla FOMO, infatti ci sono meno altcoin, vedete che le altcoin sono molto deboli, è un po' più legata a Bitcoin. Questo è il ciclo di Bitcoin per il momento, poi la coda sicuramente a mio parere vedrà di nuovo la FOMO alt, però questo al momento è il grande ciclo di Bitcoin. Che altro abbiamo poi di bello? Allora, fatemi un po' vedere. Eric Trump ha annunciato, sempre al token 2049, che vi ricordate il grande investimento del fondo di Abu Dhabi MGX in Binance, che ha appunto investito per 2 miliardi, acquisendo delle quote, come si dice, delle quote di Binance per l'appunto, e hanno utilizzato come stablecoin USD1, che è la stablecoin di VLF, il progetto di Trump. Ecco, il progetto di Trump sono curioso di vedere nel momento in cui lancerà per davvero, dovrebbe essere comunque nei prossimi mesi, se riporterà magari interesse su Ethereum e sulla DeFi in generale, perché potrebbe essere un bel catalizzatore. Insomma, sotto di cose ne stanno succedendo. Poi che altro abbiamo di bello? Sempre per il discorso Europa, l'Europa non ha voluto parlare con CZ di riserve strategiche, insomma, solito discorso, la solita Europa che già conosciamo, però in compenso in Molise, guardate, ve ne ho parlato nel video breve di ieri, in Molise è comparsa una statua di Satoshi Nakamoto, molto simile a quella che è stata fatta a Lugano, è stata inaugurata allo scorso Plan B, se vi ricordate, lo stile è esattamente quello, e l'idea
che in questo caso è stata fatta da Mattia Pannoni. L'idea è dire, se lo guardi di fronte non vedi niente, Satoshi Nakamoto che scompare, no? Che è come lui che se n'è andato, ma se poi tu ti giri e lo guardi di lato lo vedi tra le righe, perché vedete è fatto un po' a righe, a strati, no? Sono delle piastre metalliche che di fronte non lo vedi, di lato lo vedi, tra le righe come Bitcoin tra le righe di codice. Tra l'altro qua sembra che faccia anche un dito medio, cosa che mi farebbe veramente spaccare. Non capisco se è vero oppure no, ma ci starebbe un bel dito medio alla TradFi. Vediamo un po' se salterà fuori qualcosa, se è vero oppure no. Comunque queste sono un po' le ultime notizie. Che altro abbiamo? Qualche novità sul futuro di Ethereum da Vitalik Buterin, che dice che vuole concentrarsi sulla privacy e anche sul layer 1, non solo sui layer 2, anche aiutandolo a scalare, come moltiplicando il gas limit di 10 volte entro il 2026. Insomma, vuole cercare di migliorarlo a 360 gradi, non solo sui layer 2, ma adesso sta tornando un po' di interesse anche sullo scaling dei layer 1. Ti chiudo dicendoti un'ultima cosa, se sei arrivato fin qui ti faccio anche ridere. Ci sarà il 9 e il 10 maggio una competizione di trading dal vivo, tra l'altro in Spagna, dove mi hanno invitato. E a me fa ridere perché voi sapete che non sono un trader, però non potevo dire di no, ragazzi. Ho detto vado, mi diverto, voglio vedere. La mia sfida è questa: vado io lì senza tipo 10 monitor o robe del genere, farò magari una strategia, non lo so, basata puramente sulla probabilità e sulla fortuna, vediamo, e voglio vedere se riesco a combinare qualcosa contro i super trader che ci saranno. Vediamo, vi terrò aggiornati. Comunque, al di là di questo, si potrà anche vedere in streaming, così vi faccio ridere in diretta. A parte questo, se volete partecipare unendovi alla mia squadra, è gratis, vi basta avere un account su Whitebit, ve l'ho condiviso su Telegram recentemente, mi pare. È sufficiente avere un account su Whitebit, andare a partecipare alla mia squadra, unirvi alla mia squadra, vi lascio il link in descrizione, e depositare $50 entro il 7 maggio, trasferirli sul subaccount. Nel momento in cui vi iscrivete alla mia squadra vi viene creato un subaccount ICTC, che è quello International Crypto Trading Cup, che è quello che verrà usato poi per il contest. Quindi voi i 50 USDT o quelli che volete li trasferite lì e siete pronti per partire, no? Nel momento in cui inizia il contest, il 9 maggio, vi verrà dato un bonus di $50 che potete usare sia per il contest che per i cavoli vostri. Comunque è un bonus di $50 pari a una posizione fino a $5.000 se usate leva 100 per. Potete usarlo con la leva che volete, è un bonus di collaterale anche per i nuovi utenti, cumulabile tra l'altro col bonus che vi avevo dato, vi ricordate, per i nuovi utenti che si registrano e depositano 30, bonus da 50. Questo è un altro bonus da 50 in più e vi lascio il link in descrizione per ottenerlo. Ragazzi, che dire, basta, era un flash update, quindi non vado lungo. Noi ci rivediamo lunedì in live, così vedremo un po' come chiude questa settimana e insomma come apre la prossima. Lunedì potrebbe essere già un giorno chiave, perché se partiamo bene potremmo già rompere questo livello e vederne delle belle. Quindi ragazzi, allacciate le cinture. Buon fine settimana, a lunedì, fate i bravi.